Siamo ormai ad ottobre. L'estate 2020 è stata terribile. Gente chiusa nel proprio mondo, metropoli deserte. Adesso è in arrivo il primo inverno post-Covid-19. Chissà com'è stato il lockdown qui a Roma. La città sembra abbastanza popolata. Le famiglie ormai sembrano tornate alla routine. Chi al lavoro, chi a scuola. Sembra tutto tornato normale. È la prima volta che vengo a Roma. La prima volta da quando sono finita in strada. Ho passato gli ultimi 4 anni a viaggiare senza sosta in cerca di fortuna. Il lockdown l'ho passato a Milano. Mi chiedo come abbiano vissuto la quarantena qui a Roma, le persone senza fissa dimora. Nessuno poteva uscire dalla casa, solo quelli che c'erano sulla strada erano costretti a stare sulla strada. Le associazioni passavano? Sì, passano. Durante il Covid sono passate? Mangiare non è un problema a Roma, comunque fatto. Ci sono le Horus, ci sono le parrocchie, ci sono tante belle cose. Qui è un posto più sicuro, più tranquillo, assolutamente. 3 persone eravamo qua. Io stavo là giù in fondo, una signora qua, un'altra signora qui, basta, non c'era nessuno. Almeno hai una, come posso dire, hai una sicurezza. Allora hai le telecamere, hai le persone che stanno qua. Dopo ci sono altri posti per mangiare. Io sono venuto, ho passato il confine dell'Italia il 3 quando è aperto, no il 7, 3 giorni dopo che era aperto, non andavano treni, così noi abbiamo dovuto prendere il bus. Da Milano c'erano controlli per tutti i treni, un casino, si menavano davanti alla stazione di treno. Poi sono arrivato a Bologna tranquilla, era come tutti erano morti. Sono venuto qua a Roma non si trattano tanto male, però se vai a Milano è peggio, credo. Io credo che per gli anziani sarà un inverno duro, però io credo che alla fine lo troveranno un vaccino. Oramai li stanno curando 70%. Per chi non ha casa è stato impossibile stare a casa, ma sembra che la cosa non li abbia demoralizzati. Dalle loro parole ho percepito perseveranza, positività. A passare inosservati non sono solo i senza tetto. Oggi la nuova povertà è costituita anche da anziani con una pensione così bassa e ingiusta da non poter permettere loro autonomia. Il periodo del lockdown, come l'ha vissuto? Normale, perché stavo rinchiusa dentro casa. E per i servizi, cioè come faceva a Mi recuperarli? portava i vigili, mi portava, mi veniva a vedere se serviva qualcosa. Di Mazzano, il vigile di Mazzano.
Che bravo. E prospettive? Cioè, si aspetta che migliorerà la situazione? Non credo, qua a Roma è peggio, basta che non mi prendo il virus. Anche questo è Tocca vero. stare attenti. È stato il periodo più cruciale per 60 te? giorni chiuso in casa e si stava lì, si stava col telefonino a giocare, vedere televisione e tutto il resto. E per mangiare e Poi, tirare per avanti? mangiare c'era mia figlia, ma io non uscivo perché avevo paura. Quanti anni ha? 75, Ti aspetti che migliori la situazione? boh, Anch'io. c'è un punto interrogativo. Come hai passato il lockdown? Io sono fuori dall'aperto, non a casa, E com'è stato? Qua a Roma? non incontrato nessuno, il coronavirus in giro, mosche e zanzare, nemmeno le mosche e zanzare hanno preso questo virus, quindi convivo anche con i toponi giù a Tevere, quindi vi dico che non c'è stato mai questo virus, è una bugia. Com'era la città di Roma nel periodo? Io ero a Milano, ero costretta in strada a Milano, quindi era vuoto totale. Qua? Sì, poca gente. Poca gente. Autobus vuoti, oggi veramente senza mascherina, gli autisti quasi facevano sentire, cercavano di non farli vedere. I servizi tipo le mense eccetera erano aperti? Ma sì, però gli davano un pacco fuori ancora oggi, non era così inizialmente la popolazione qua. Ah. Non erano pacchi, volti, c'era una mezza sfusa, era diversa. Ti aspetti che migliori la situazione? Speriamo che si ritorni a come era prima la Caritas. Non so com'era. Sembra Santa Valenta Stioli, si entrava dentro, ci si vede, i salumi, quello, quell'altro. E tutto tornato, sapendo che è una bugia. E secondo te la gente migliorerà? Chi ha la propria stabilità sostiene che il Covid-19 migliorerà il mondo. Chi vive con l'incertezza del domani invece si dimostra più concreto, più reale, ma mai negativa. Mi piace quella nota di speranza della gente qui a Roma. Qui era pieno di tende approvvisate, pieno, non dicevano niente. Ti sto di pure dentro i parcheggi, era pieno qua. Qua puoi fare la lettera per l'aiuto, ti dai soldi, le cose, ogni 6 mesi. Ti dico da marzo, aprile è stato molto, a dicembre poi inizia l'emergenza freddo, qui trovi tra Caritas, associazioni, cose da dormire. Diciamo che hanno cominciato per l'emergenza freddo e si è prolungata Prolungato pure per il Covid. il fatto del lockdown. Comunque chi viene da dicembre ancora sta dentro. Invece chi sta di fuori perché decide pure che sta. Perché dico una cosa, a Roma da mangiare, da dormire, da lavarti i vestiti non manca mai. Mai, tutto perché l'anno. io so 10 anni che sto in giro, trovi da vestirti, da mangiare, però se chi fosse attestato perché c'è lo Stato, lo sport, che sta impicciando di testa. Se ti sai muove, c'è stai doccia la mattina, c'è sta colazione. Quindi insomma, se per assurdo dovesse esserci un secondo lockdown, diciamo che Roma sa come Beh, cavarsi. secondo me sì, meglio degli altri. Noi non usciamo, eravamo super controllati, perché se andavi in giro pure a prendere sigarette ci fermavano, questi andavano, non sapessi se stai per strada, non ti dicevano niente. Sì, ti chiedevano. Però ti dicevano di andare a casa pure se andavi a prendere sigarette. Il resto, secondo me, è stata gestita bene.